Buongiorno a tutti quanti. Oggi, come vedete un po' dalle occhiaie, dal momento, come salute non sono proprio al top. Però c'è un barbone che se non lo taglio tra poco, guardate che spesso che è il pelo, guardate. Non è fitto, ma guardate che spesso che è. E guardate tutte le direzioni che ha il pelo. Guardate che roba. Allora, come non usare... Faccio vedere la scatola prima. 2022 Rocknell Elite. Ragazzi, devo dire che inserti in oro, devo dire che gli vuoi dire una roba del genere? Che gli puoi dire? Che è una meraviglia veramente, un gran bel rasoio, è un regolabile, cioè, personalmente non investirei mai una cifra così per un rasoio del genere, però ho la possibilità di provarlo, ringrazio Antonio Fraticelli che me l'ha prestato, i particolari, la lavorazione, come è fatto, si sente che è un pezzo incredibile, quindi non so bene come si parti la misurazione, io spero che parta da qua, perché volendo va anche più in giù, e quindi non lo so adesso io, sentirò il feedback in viso, quindi adesso alzo, metto quasi al massimo, il massimo è 5 e io lo metto a 4, che comunque già c'è un'apertura bella ampia. Vediamo come lo sento in viso, altrimenti abbasso un po'. Come sapone, oggi proviamo un sapone che ho lì da un bel po', una profumazione sparatissima, probabilmente il sandalo più sparato che io abbia mai sentito, più proprio vero, che è questo qua. First Canadian Shave, Sandalwood. Got milk e tallow, ok? Quindi latte e grasso animale. Vediamo come lavora. Prodotto canadese. Ciotolina che mi ha fatto male Davide della Libera, passione rasatura, bella leggera, comoda, mi piace proprio. Come pennellino andiamo di Omega Evo. Lametta usata, caricata, Gillette Natchet, che ormai è la lametta di riferimento. Mettiamo un po' di gel pre-barba siliconico che non va ad interagire con il sapone. Un po' di gel, ok. Barber Mind, Noai, Furbo, quello che volete. Un pochino. Dopo, io da un pezzo che lo dico, che la rasatura tradizionale sempre più si sta avvicinando alla profumeria. Però non dovete guardarla come... cioè, sono i profumi commerciali, che sono quelli che trovate da Sephora, da Douglas, e se volete capire cosa sono i profumi, quello non è esattamente il posto dove andare, lì non capite assolutamente niente. Quindi sono profumi, sì, che hanno la loro qualità, tutto quello che volete, ma sono fatti per piacere, basta, non sono fatti con una mente artistica dietro, con una ricerca delle materie prime particolari, uniche, quindi lì non ci fai nessun naso, cioè se vai da Douglas o da Sephora e ti fai lo spesone, per me butti via i soldi, io come la penso io. Se invece vi volete avvicinare alla profumeria artistica, profumeria di nicchia, di alto livello, cominciate a provare marchi particolari. Adesso tra un po' presenterò anche le nuove uscite di Andrea Bianchi, quelle che tra poco uscirà anche l'Eau de Parfum di Pantarei, o se no, per cominciare, io comunque consiglierei di prendere dei decant, quindi di campioncini, trovate dei siti, io li ho già fatto dei video, basta che andate sulla playlist e trovate
tutte le recensioni sui profumi e su uno dicono che dove c'è il sito per prendere i campioncini. Allora, qual è il punto? Che se volete veramente capire che cos'è la profumeria di nicchia, dovete provare marchi tipo Orto Parisi, tipo Nasomatto, tipo Francesca Bianchi, tipo Xerjoff, tipo Kajal, tipo Kalagi, tipo... non mi viene in mente ancora qualcos'altro, ce ne sono tanti, però c'è Claudio Zucca, anche se è recente, però già fa bei lavorini. Eviterei, all'inizio almeno, eviterei roba tipo Montale, come si può dire, Mancera, perché sì, sono un passo in più, ma secondo me c'è di meglio. Sono quelle a mezza via, secondo me, evitabili all'inizio. C'è Tiziana Tarenzi, Pazzaglia, Lorenzo Pazzaglia che fa delle cose meravigliose, Carbonara di Lorenzo Pazzaglia, Bloody Smoke, incensato, mamma mia. Piano piano vi li porterò e ve li presento, vi li faccio conoscere, un po' di pazienza. Però per dire, serve a niente andare a spendere soldi nelle grandi catene. Ecco, questo intendo. Piuttosto investite qualcosina in più, che a volte non è neanche così, perché tante volte il prezzo non è che cambi di così tantissimo proprio. A volte sì, a volte costano tanto, però a volte si trova anche qualche usato a buon prezzo che vale 100 volte più la pena. E almeno capite che cos'è la vera profumeria di nicchia, che deve essere anche Andy Tower, che deve essere comunque un viaggio olfattivo che va anche al di là della semplice profumazione che piace o non piace. Infatti io ero sempre stato deluso, un po' annoiato delle profumazioni che sentivo in giro, sempre più o meno le stesse, uguali. Ho detto, ma è possibile? E dopo, quando sono entrato ad esempio nel sito di Kevin Finetto, trovate anche il canale su YouTube, ho cominciato a scoprire questo mondo, vi dico che ragazzi, un altro pianeta. Sto sapone monta in una maniera mostruosa. Qualcosa di spettacolare. Proviamo sto rasoione. Io vi dico, diffidate di per sé solo perché uno fa un video, c'è anche tanti iscritti e vedete che fa, ragionate sempre con la vostra testa, andate a fondo, prima di comprare, fare, andate a fondo, partite per gradi, un passetto alla volta e dopo ragionate da voi. Meglio che abbasso un po'. Sto qua ragazzi. Questo rade, questo proprio sentite la lama viva in viso. Adesso in teoria l'ho messo a 3. Ma ragazzi miei, questo fa paura. Cioè, sono già in BBS quasi. Mannaggia. Oh ragazzi, ma...
Sono senza parole, ragazzi, sono senza parole. Ragazzi, adesso però abbasso un po' perché sto qua è una macchina da guerra, sta qua. Lo metto a 1, vediamo com'è, ma infatti qua mi sono anche leggermente... Ah no, è un brufoletto. Però vabbè... Che con la lama puntata nel viso così, dove è dritto, porta via tutto senza problemi, basta avere un po' di mano. Ma se becchi un brufoletto in qualsiasi cosa, lo porta via tutto. Mamma mia. Vediamo a 1 come va. Porca miseria, ma... Provo ad andare sotto l'1 a vedere se per caso l'ho regolato io male fissandolo. Sì, probabilmente sì, perché anche sotto l'1, praticamente sono a -1, ci deve essere un modo, siccome l'ho smontato per mettere la lama, ci deve essere un modo per fissarlo partendo dal punto giusto. Io molto probabilmente, chissà che numero che ero prima. Perché già così, ragazzi, rado in maniera mostruosa. Diciamo, lasciamo stare le numerazioni, sento io più o meno in base alla sensazione che mi dà. Bello, così mi piace. Mamma mia. Allora, il peso, la conformazione della testina non è di aiuto nel dare la giusta sensibilità, perché purtroppo è un po' come un martellone di Thor e quindi fai fatica ad avere la giusta sensibilità. Magari ci fai la mano, lo usi, e si può fare tutto, però non è comodo. Questo è da dire. Vediamo qualche piccolo ritocchino. Questi secondo me sono rasoi che
o li compri e li metti in vetrina, perché sono una meraviglia, che gli vuoi dire, o se no hai quei 2-3 rasoi, o 1-2 rasoi definitivi, cioè usi solo questo, ci fai la mano col peso, con le misurazioni e tutto, e usi solo quello. Questo è il mio pensiero, perché avere tanti rasoi quando prendi in mano sto martello qua, il peso che ha, cioè, ti stanca il braccio, poco feedback in viso, ce lo devi veramente capire, è un rasoio che si deve capire, alza un po' per fare giusti ritocchini. Quindi personalmente, se avessi la possibilità lo terrei più per la bellezza che altro. Dopo, quando avete preso la mano, cioè, guardate che roba, cioè, sono già il BBS, non serve neanche che vado a insistere. Quindi, quando hai preso un po' la mano è un rasoio comunque che ti può portare al risultato senza problemi. Anzi, vi dirò, secondo me sto rasoio qua, se imparate bene ad usarlo, qua è peggio di R41 questo qua, con le gradazioni alte. Questo è veramente un mostro, è un mostro anche di precisione, quindi tanta roba. Qua mi sono fatto un leggero pizzichio, non tanto neanche leggero in realtà, sono quasi tagliato qua. Ci mettiamo un po' di colla della ProRaso. Non è un taglio profondo, però. Ok. Ciao ragazzi, una rasatura mostruosa. BBS fuori del comune. Devo dire che anche sotto il naso ci sono arrivato, quindi meno scomodo di tanti altri. E ora, sapone. Sapone è una bomba. Veramente mi ha stupito. Super protettivo, profumazione bella sparata, montaggio spettacolare, sapone super super promosso. First Canadian Shave. Bello, 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 bello. Gran sapone. Quindi sapone super promosso. Rasoio bello, bello veramente. A gradazioni alte non perdona. Io probabilmente ero proprio super super esagerato perché solo che sono partito male. Eccolo qua. Ah, oh sì. Sì, ero andato a più 3, ero andato praticamente, perché questo è il minimo che mi si era sbagliato, probabilmente bisognava fissarlo in modo diverso, quindi io ho fatto 1, 2, 3, ero a 0. E quindi io andando prima a 4 è come se fossi andato a 7, cioè, ecco perché ecco, non è andata proprio una meraviglia. E anche avendolo abbassato a 3 prima, a 3 o 2, era comunque come se fossi al massimo, quindi mi sono fatto contropelo e tutto al massimo. Devo dire che a parte un micro red point qui, il brufoletto qua, che comunque questo è un brufolo e vedete è già chiuso, ecco qua mi sono fatto un piccolo taglietto, però ragazzi, cioè, la rasatura è stata veramente di altissimo livello, quindi vuol dire che comunque il rasoio c'è. Oggi come after mi metto questo della Lea, anzi voglio mettermi questo perché voglio sentire se ho avuto irritazioni o altro, della San Bernard, molto buono questo after, mi piace da morire. No, non sento niente, e a parte l'errore qua, che probabilmente dal peso non ho avvertito, devo aver fatto un movimento non tanto per la quale,
ma per il resto mi sembra di mettere acqua dal rubinetto. Tanta roba ragazzi, un gran bel rasoio. Eh, Probabilmente se dovessi scegliere un regolabile andrei più sul Consul, se devo dire la verità. Più che altro per il peso e l'ingombro. Però ragazzi, questo qua è un rasoio... cioè, che gli volete dire? È un capolavoro, un rasoio spettacolare, fatto benissimo. Fosse stato un po' più snello, sarebbe stato il rasoio, secondo me. Così è un po' tremendino da usare. È da usarlo, tu lo usi un mese, 2 mesi, ci prendi la mano, fai quello che vuoi dopo in viso. Usandolo io una volta, due così, è normale che posso darvi il mio feedback che è limitato all'uso che ne sto facendo. Però come taglio, come precisione, come stabilità delle lametta, come profondità di taglio, oh, ragazzi, non si può dire niente, cioè tiriamo via l'errore mio, la rasatura è micidiale, cioè praticamente la perfezione. Quindi niente da dire, grandissimo rasoio, gran bel pezzo. Ragazzi, vi saluto, se vi fa piacere vi iscrivete, se volete darmi un sostegno sotto ci sono i link per i negozi, bla 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 bla, e altrimenti ci vediamo comunque al prossimo video. Bye bye!